Ebbene sì, ogni tanto capita che in BMW si alzino e decidano che è arrivato il momento di cambiare tutto. E per tutto intendo proprio tutto. Non è certo la prima volta, è accaduto nel 1994 con l'arrivo dell'allora sconvolgente R1100 GS e poi nel 2013 quando BMW butta tutto e si lancia nella nuova avventura con la nuova R1200 GS con boxer raffreddato a liquido. E accade ancora adesso, nel 2024, con la nuova BMW R1300 GS, che è probabilmente la GS più diversa dalle altre GS dell'ultimo trentennio. Il messaggio che vuole far passare BMW con questa moto è davvero molto chiaro: cupolino basso, linee rastremate. Vi basti guardare le immagini che vedete, insomma, la copertura di questo servizio per capire come in BMW abbia voluto spostare il baricentro verso l'utilizzo fuoristrada più che quello di una moto di volatornanti, almeno così sembra. Intendiamoci, i capisaldi della GS sono rimasti tali: motore boxer, telelever e paralever, anche loro comunque evoluti e modificati, e poi però davvero si fa fatica a trovare una vite uguale alle moto precedenti. A sottolineare il cambio di rotta repentino è anche il faro. Per la prima volta la GS abbandona lo sguardo asimmetrico che l'ha accompagnata per gli ultimi 25 anni per un nuovo compattissimo gruppo ottico, ma lascio a voi il compito di giudicare il design di sicuro rivoluzionario della nuova BMW R1300 GS, giudizio estetico che, come ben sappiamo, è davvero molto soggettivo. In questa sede quello che ci preme approfondire è proprio la tecnica, ed è lì che BMW ha promuto davvero a fondo l'acceleratore. Il chiodo fisso degli ingegneri che hanno progettato e sviluppato la nuova GS 1300 sembra essere stato quello della, come dire, compattezza e della leggerezza assolute. È come se avessero spremuto la GS precedente per ottenerne solo l'essenza, rimpicciolendo e alleggerendo tutto quello che era possibile alleggerire, a partire dal motore, perché il nuovo Boxer 1300 non è una maggiorazione del 1250 con cui praticamente condivide solo ormai la disposizione dei cilindri, perché è stato davvero completamente ridisegnato. Un esempio, il cambio posizionato adesso sotto al motore e non dietro come sempre stato per i boxer fino ad oggi, ottenendo quindi un motore estremamente corto, anche se un pochino sicuramente un po' più alto, il che ovviamente ha reso felici i progettisti della ciclistica. La tecnologia del cambio è battezzata bottom up, si aggiunge a una nuova distribuzione e a un nuovo rapporto all'esagio corsa più superquadro di prima. Il tutto per 1300 cm3 netti e una potenza di 145 cavalli e 149 Nm di coppia. Motore quindi non solo più corto e leggero, perché pesa 3,9 kg in meno rispetto a prima, ma ovviamente anche più pimpante, perché oltre 130 Nm sono sempre disponibili dai 3600 ai 7800 giri. 4 le mappature disponibili come standard, road, rain, enduro e la nuova mappatura eco che sfrutta il sistema Shift Cam di fasatura variabile e tutti i parametri della moto per minimizzare i consumi. Il telaio resta in acciaio ma è più rigido e leggero, mentre il taglietto posteriore, come potete vedere, che prima era traliccio in acciaio, ora è praticamente un monoscocca realizzato in alluminio. Telelever e paralever, ovviamente ve l'ho già detto, già ci sono, entrambi presenti, ma ovviamente BMW li ha riprogettati e ora li battezza Evo per sottolineare il fatto che siano stati proprio tutti rivisti, e anche la loro maggiore escursione che aumenta di 20 mm su ogni asse. La grande novità però sta nella parte sospensioni, una cosa di cui abbiamo già parlato in occasione del Tech Talk che vi consiglio di guardare nel caso in cui vogliate approfondire l'argomento, ve lo metto qua sopra. Qui vi basti sapere che il nuovo sistema DSA, Dynamic Suspension Adjustment, è in grado di cambiare la rigidezza della molla. Occhio, non ho detto il precarico, parlo proprio del K della molla, passando da una sospensione molto confortevole a una sospensione più sportiva o molto sportiva, semplicemente cambiando il riding mode, il che è una novità assoluta, davvero molto importante. Non meno importante è del sistema Adaptive Vehicle Height Control, che alza e abbassa in automatico la moto di 3 cm con la sella che passa da 850 a 820 mm a terra, ma tutta la moto si alza e si abbassa secondo la velocità, consentendo un migliore accesso a terra e di tenere la moto bassa magari in città e di alzarla invece nella guida veloce, quindi migliorando la dinamica di guida. Insomma, questo possiamo considerarlo un piccolo miracolo tecnologico che al momento rende la GS unica in questo campo. Anche questo argomento l'abbiamo sviscerato e approfondito nel nostro Tech Talk, sempre qua sopra. Più scontato ovviamente l'arrivo dei radar ben nascosti, se ci sono, nelle moto delle foto che vedete, che gestiscono tutti i sistemi di assistenza alla guida: cruise control adattivo, assistente all'angolo cieco e assistente alla frenata di emergenza che pari proprio freni.
A proposito di freni, l'impianto è completamente nuovo, marchiato interamente BMW e sfrutta un sistema di frenata integrale in cui sia la leva al manubrio sia il pedale del freno agiscono sui freni di entrambi gli assi, quindi una frenata integrale totale come BMW aveva già fatto in passato, non ci era piaciuta tantissimo, vediamo se andrà meglio. Nel racconto di tutta questa tecnologia mi sono dimenticato forse la cosa più importante che poi ci riporta all'inizio di questo video, il peso. La nuova BMW R1300 GS è più leggera di 12 kg rispetto alla precedente e ora è annunciata per 237 kg con il pieno di benzina, grazie anche al serbatoio d'alluminio e alla batteria al litio, oltre al già citato alleggerimento del motore che, compresa la trasmissione, si alleggerisce di 6,5 kg. 4 le versioni disponibili, la R1300 GS standard, diciamola così, è la porta d'ingresso, salendo troverete la Triple Black, poi la GS Trophy che è la sella 870 mm su un solo pezzo e la Option 719 Tramontana che rappresenta il top della gamma con ruote a raggi, una colorazione dedicata e un nuovo kit di borse, questa sì dedicata al viaggio in coppia. Già perché visto che cambiava tutto, BMW ha ridisegnato pure le borse che sono diverse da quelle di prima. Bene, questo è tutto quello che vi possiamo dire per ora. Tenete presente che proveremo la R1300 GS il 21 di ottobre in Spagna, per cui potremo dirvi anche come va la moto. In ogni caso, qua sotto nei commenti vi aspettiamo per discutere di questa nuova GS rivoluzionaria. Chiedeteci tutto quello che volete, cercheremo di rispondere a tutti voi, lo sapete che lo facciamo magari non immediatamente ma nei giorni successivi. Siamo sempre pronti a rispondervi. Io direi che possiamo chiuderla qua e noi ci vediamo al prossimo video.